Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Quest'oggi vi propongo una modifica che permette di usare la trasmissione della D819 RS e della D8, quindi del reparto competizione nitro, sulla E819 RS. Per prima cosa ritengo sia giusto fare chiarezza su quali sono le differenze tra le due trasmissioni. Perché, ad esempio, chi di voi ha soltanto la E819 RS o soltanto la D819 RS non sa che le trasmissioni centrali nella sede del pignone della coppia sono diverse. Perché? Perché la E819 RS ha un pignone della coppia conica che è anche il bicchierino. Quindi il cardano dog bone centrale anteriore e centrale posteriore va a infilarsi direttamente dentro il pignone della coppia conica, che è fatto come un bicchierino. Nella macchina nitro invece abbiamo un diverso pignone della coppia conica che esce nella parte interna verso il differenziale centrale con un bicchierino che è un oggetto separato rispetto al pignone, come nella maggior parte delle auto RC buggy. E perché ho sentito l'esigenza di emulare sulla mia E819 RS o sulla mia E8 con le modifiche la trasmissione della macchina nitro? Per un motivo molto semplice: l'idea mi è nata per l'esigenza di condividere avantreno e retrotreno fra nitro e elettrico. Questo perché? Perché tante volte quando siamo in pista abbiamo bisogno di fare delle prove, ma la macchina in realtà sta andando perfettamente e tante volte desistiamo dal modificare un qualcosa che va bene per la paura che poi ripristinandola non vada esattamente uguale. Quindi in questi casi cosa facciamo? O abbiamo un secondo avantreno o un secondo retrotreno per effettuare le nostre prove, oppure alla fine non facciamo la prova. Quindi io, essendo entrato da pochi mesi nel mondo HB Racing, non ho ancora il muletto, quindi non ho ancora la seconda macchina, e quindi ho pensato nelle gare dove corro a singola categoria, quindi o scoppio o elettrico, di prendermi sempre l'altra macchina dietro e avere comunque un avantreno e un retrotreno di riserva. Inoltre voi sapete che da poco sono uscite le modifiche di 8 World Spec e queste modifiche, come avrete visto, sono disponibili in un numero limitato di pezzi per ancora qualche settimana. Quindi per poter provare le modifiche anche nella E819 RS, quindi per trasformare anche la E819 RS, ho pensato che la soluzione più giusta potesse essere quella di trasferire avantreno e retrotreno della nitro. Pensandoci poi fino in fondo, c'è inoltre un altro piccolo vantaggio, perché abbiamo molti più ricambi compatibili fra elettrico e scoppio. Ad esempio, avremo gli stessi cuscinetti che invece nella E819 RS standard sono diversi, e avremo anche lo stesso bicchierino del cardano centrale. Chiaramente quali sono i problemi che riscontreremo? I problemi sono che i cardani dog bone centrali nella macchina Eco sono molto più lunghi di quelli della macchina nitro, perché ovviamente devono arrivare fino a dentro la cellula e infilarsi dentro il bicchierino che fa anche da pignone della coppia conica. Quindi la cosa più difficile era trovare dei dog bone centrali che fossero esattamente 1 centimetro più corti rispetto a quelli della E819 RS, e per il dog bone centrale anteriore ci viene in aiuto il Traggy Nitro, che ha un dog bone lungo esattamente 175 mm contro i 185 mm che ha di serie la E819 RS. Mentre per il posteriore mi è venuto in aiuto un grandissimo appassionato di HB Racing qua in Italia, che è Michael Landolina. Forse molti di voi non lo conosceranno, lui fa eco prevalentemente e ha trovato un dog bone esattamente 1 centimetro più corto del già cortissimo dog bone della E819 RS. Quindi ragazzi, spostiamoci all'altro tavolo e vediamo esattamente cosa serve per realizzare la modifica e come la realizziamo.
Quindi ragazzi, che cosa vi servirà per fare questa modifica? Vi serviranno i 2 bicchierini del centrale della nitro. Vi serviranno i 4 cuscinetti piccoli della coppia conica della nitro. Vi serviranno i 2 kit di boccole per ospitare i cuscinetti della coppia conica da inserire nella cellula. E poi vi servirà un dog bone da 175 per l'anteriore mutuato dal traghi e questo piccolissimo micro dog bone che ragazzi non è di produzione HB Racing. E voi mi direte, e chi lo produce? Qualcuno di voi potrebbe averlo riconosciuto, ma io in questo video non ve lo dico, perché vi obbligo a contattarmi privatamente per avere questa informazione. Ma andiamo a vedere nello specifico come operiamo. In alternativa, se avete elettrico e scoppio, potete prendere questo, che è il kit di conversione della D817, dove praticamente c'è tutto per convertire la macchina. Quindi con questo più il cardano centrale più il micro dog bone vi avrete tutta la conversione e vi avanzerà i 2 cardani centrali che potreste utilizzare nella nitro. Per questo cardano dobbiamo mettere 2 o-ring per lato. Ovviamente li mettiamo anche dal lato del bicchierino. In questo caso ragazzi vedete che questo è un retrotreno usato, ma perché ho preso tutto il retrotreno della D8 convertita, quindi della mia auto nitro, perché l'intento in questo momento è provare l'auto elettrica con le modifiche nitro. Chiaramente non sono stato a modificare il retrotreno della macchina Eco perché era una E819 RS, quindi io volevo provare le modifiche della D8 sulla Eco. Prontissimi anche con l'avantreno, qui non importa nessun o-ring. Ed ecco ragazzi la nostra E8 World Spec convertita con, come vedete, bicchierini e coppie coniche della nitro. E quindi a questo punto avantreno e retrotreno saranno intercambiabili con l'auto nitro. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Voglio tantissimi like perché vi consento con pochi euro di poter interscambiare i vostri avantreni per chi possiede sia la macchina nitro che la macchina elettrica, e vi consento di portare meno ricambi in cassetta e avere più ricambi condivisibili fra i 2 modelli. Quindi ragazzi, non dimenticate di commentare, di farmi sapere cosa ne pensate, non dimenticate di condividere il video con tutti gli altri HB lovers e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!